Voi conoscete come funziona una moderna di cabina di verniciatura? Io temo di Provo, no. provo a spiegarlo. Grazie. Provo a spiegarlo. Allora, Usitalia è un'azienda che da 50 anni, quest'anno festeggiamo 50 anni, si occupa di costruire impianti di verniciatura prevalentemente destinati alla carrozzeria, ma in genere anche a prodotti metallici, treni, pale eoliche, imbarcazioni o quant'altro. Allora, la cabina di verniciatura sostanzialmente è un ambiente che poi nel settore viene chiamata anche cabina forno, perché tendenzialmente quella della carrozzeria è una cabina che svolge due funzioni: la parte della verniciatura, dove sostanzialmente l'operatore applica la vernice, e la parte, diciamo, dell'essiccazione, dopo, in quanto la vernice una volta applicata deve essere essiccata. In pratica, la prima fase è una fase con la presenza dell'operatore. L'operatore all'interno di questa cabina, in cui viene immessa dell'aria che viene microfiltrata per garantire che sostanzialmente non ci siano le impurità che provengono dall'esterno, che poi rischierebbero di andare sopra la vernice, e nel modo più semplice con un areografo deposita la vernice sul pezzo da riparare che in qualche modo una volta deve essere risistemato. Terminata questa fase di verniciatura, l'operatore esce e, diciamo, interviene la seconda fase, che è chiamata fase di essiccazione. È una fase in cui la cabina sale in temperatura, l'operatore esce e si arriva a temperature comprese fra i 60 e gli 80 gradi. 60 gradi erano un po' la temperatura che si utilizzava nelle cabine più tradizionali. Oggi, un po' perché le vernici, un po' per i cicli produttivi lo permettono, si arriva anche, riducendone i tempi, a temperature prossime agli 80 gradi. Quindi adesso che in qualche modo avete capito come funziona una cabina di verniciatura, se vi capita di andare da un carrozziere e vi dice devo mettere la vostra macchina nel forno, non vi preoccupate, non è un forno che può in qualche modo scioglierla, ma è un forno che arriva al massimo sostanzialmente agli 80 gradi per un tempo sostanzialmente limitato, parliamo un quarto d'ora, 20 minuti. È chiaro che qualcuno già si sarà accorto che la fase di verniciatura e insieme alla fase di essiccazione sono due fasi energivore. Sono due fasi energivore. Perché nella fase di verniciatura, anche per gli aspetti normativi e di salute dell'operatore, mediamente in una cabina per un'auto devo prendere 30.000 metri cubi d'aria, 30.000, riscaldarli e portarli a una temperatura 20-25 gradi, quindi immaginate quando fuori a Milano ci sono d'inverno qualche grado, devo scaldare tutta quest'aria che poi viene completamente espulsa, perché la normativa impone che l'aria durante la presenza dell'operatore deve essere assolutamente pulita, quindi non si può riciclare l'aria. Terminata la fase, poi si va in fase di essiccazione, devo portare l'aria a 80 gradi. Qui in realtà l'aria si può riciclare, quindi c'è in qualche modo un risparmio energetico. Discorso energetico, è da anni che tutti i costruttori, ma non solo di cabine forno per la carrozzeria, ma credo in generale i costruttori di macchinari, hanno l'obiettivo di introdurre tecnologie prese dal mercato per contenere i consumi, e quello l'abbiamo fatto anche noi, l'abbiamo fatto tutti, cioè i banali, non so, io dico cose che magari inverter, adesso i condizionatori di casa tutti hanno l'inverter è un sistema che permetteva di modulare la velocità facendo consumare meno. Un piccolo esempio, prendiamo un motore da 10 kW, alimentato a 10 kW o alimentato dietro un inverter, paradossalmente consuma meno, perché l'inverter tende ad ottimizzare anche il funzionamento del motore. Poi sono stati introdotti le luci LED, che oggi ormai le troviamo ovunque, sistemi per l'isolamento super performanti, recuperatori di calore che permettono di recuperare l'aria in uscita con un flusso incrociato per recuperare parte del calore, ma di fatto poi ci siamo accorti che nel tempo l'introduzione di tutta questa tecnologia alla cabina stava comunque, la curva, diciamo, del contenimento dei consumi si stava in qualche modo assestando, perché sono tutte tecnologie che appena nuove permettono un grande risparmio, poi la tecnologia a un certo punto si assesta. Faccio un altro esempio, i motori elettrici negli anni sono cambiate, cresciute le classi di efficienza, c'era la famosa classe IE3, poi hanno fatto la classe IE4, Premium, Premium Efficiency, ma la differenza tra un motore elettrico di una generazione e un'altra è qualche punto percentuale il risparmio che posso ottenere sull'impianto. Quindi siamo arrivati a questo punto
che ci siamo domandati che cosa possiamo fare di più affinché il nostro prodotto continui ad essere competitivo per l'utente finale, che nel nostro caso spesso è il carrozziere, ma abbia, come dire, anche un impatto ambientale e sia sostenibile. E quindi ci siamo focalizzati su un aspetto che tendenzialmente veniva lasciato, che è come interagire col ciclo produttivo del cliente. Cioè io ti posso dare un impianto altamente efficiente, ma se tu non lo usi poi nel modo corretto, di fatto stai sprecando il più delle volte energia. Qualcuno si chiede, ma avete una cabina elettrica? Sì, anche noi negli anni abbiamo introdotto una cabina elettrica eliminando il combustibile che tipicamente è gas per farla andare completamente elettrica. Oggi per una cabina elettrica, per un carrozziere, può assorbire anche 100 kW, quindi non è proprio una potenza trascurabile. Chiaro che se uno fa andare una cabina da 100 kW male, sono 100 kW che io sto sprecando. Elettrico sì, ma che impatto ha? Perché da qualche parte questa energia elettrica bisogna produrla. Noi siamo stati tra i primi, anni e anni fa, a introdurre il controllo delle cabine con sostanzialmente un software e un PC. Quindi per noi è stato abbastanza facile implementare nel sistema di comando e controllo della cabina, delle nostre cabine, un sistema evoluto che potesse guidare l'utilizzatore finale ad avere l'ottimizzazione del ciclo e fargli automaticamente il setup della macchina. Quindi immaginate voi oggi il verniciatore che, a fronte del fatto che si fa anche difficoltà per il carrozziere a trasferire le competenze e le conoscenze nel verniciatore, lo agevola tantissimo, quindi ho questo vantaggio, in più riesco ad avere un controllo maggiore sul prodotto finale. Un paraurti o un cofano, che sembra una cosa semplice da verniciare, oggi in realtà minimo ha una mano di eh, fondo, poi una o più mani di vernici, tante volte una mano di trasparente. Per non parlare delle vernici, quelle delle supercar, che possono avere trattamenti che sono veramente complessi da fare. È chiaro che gli scenari estremi sono due. Io posso avere questo paraurti o questo cofano che mi esce dalla cabina verniciato, essiccato e pronto per essere montato sull'auto. Diametralmente opposto posso avere un prodotto che mi esce che presenta dei piccoli difetti di verniciatura che, se sono piccoli, tante volte richiedono una rilavorazione, che magari una rilucidatura, quindi prendi un tools elettrico, spreco energia per sistemare questo difetto, più difetti. Nel caso peggiore devo riverniciarlo, quindi immaginate ripetere tutto il ciclo. È chiaro che tutto questo, alla fin fine, seguire e spingere, per quello il motivo iniziale, ho detto che abbiamo cercato di focalizzarsi sul controllo e spingere anche l'attenzione sul ciclo di lavorazione per quando essere competitivi e in qualche modo sostenibili. C'è un ulteriore aspetto, le cabine, trattando vernice, hanno bisogno dei filtri, sia per purificare l'aria in ingresso che per trattenere quello che in gergo si chiama l'overspray, cioè la vernice che non va sul pezzo, quando viene espulsa in atmosfera. Ci sono dei filtri che la catturano. I filtri progressivamente si intasano. Quando il filtro si intasa, cosa succede? Che la macchina lavora di più, perché per mantenere, come dire, un volume costante c'è uno dei motori che è costretto a girare molto di più per sopperire al filtro che si è intasato e di conseguenza anche questo fa aumentare i consumi elettrici, ma li fa aumentare. Abbiamo in qualche modo, e qui è stato un po' anche c'è stata la spinta dell'industria 4.0, sviluppato un sistema che avvisa il costruttore, che siamo noi, o altre figure in mezzo che si possono interporre nella catena di distribuzione, che il filtro dal cliente si sta in qualche modo sta andando verso il fine vita, per anticipare e comunicare questo, per fargli avere il materiale pronto per evitare che la cabina continui a funzionare con un filtro praticamente prossimo o quasi esausto. Ecco. Tutto questo per dire che l'attenzione sul ciclo produttivo ha un grandissimo impatto sulla sostenibilità e da parte nostra crediamo che sia un settore che non solo nelle cabine di verniciatura, ma in qualche modo dove c'è un macchinario, abbinare il controllo del macchinario, le tecnologie sul macchinario, ma non fine a se stessi, ma a come questo viene utilizzato all'interno dell'attività produttiva,
può essere di grandissimo aiuto per la sostenibilità. Grazie. Grazie a Massimo Grigio.